Benvenuto a Italiano Tales Stories. Il mio telefono squillò di nuovo ed era mia madre. Era la quinta volta che mi chiamava per chiedermi a che ora sarei arrivato. Stavo tornando a casa in treno. Erano le 6 di sera e il mio treno sarebbe arrivato alle 8. Il mio ufficio mi aveva dato un mese di ferie, quindi stavo tornando nella mia città per vedere mia madre. Ma questa volta sembrava estremamente emozionata. Mi sembrò strano, ma pensai che forse le ero mancato molto. Alle 8 scesi dal treno e andai direttamente a casa. La porta si aprì e lì, davanti a me, c'era la mia adorata madre. «Oh mio caro figlio, finalmente sei tornato a casa», disse con le lacrime agli occhi. La abbracciai quando vidi quanto fosse emozionata. Andammo in salotto e io mi sedetti sul divano. Ero stanco dal lungo viaggio. «Mamma, per favore, portami un bicchiere d'acqua», dissi. Ma non lo fece. Si sedette accanto a me e mi diede un sorriso strano. «La tua acqua sta arrivando», disse ancora sorridendo. Poi una giovane, donna di circa 22 anni, entrò nella stanza. Portava un bicchiere d'acqua e me lo porse. Sembrava timida e nervosa e vedevo chiaramente che si sentiva a disagio. Presi il bicchiere e la ringraziai. Gli occhi di mia madre si illuminarono quando la guardò. «Allora, Peter, questa è Lucy, la nostra nuova aiutante di casa», disse mia madre. «Oh, va bene. Benvenuta, Lucy», dissi sorridendo. «Grazie, signore», rispose lei. All'improvviso mia madre gridò: «No, no, non chiamarlo signore. Ha un nome molto bello. Chiamalo Peter, questo mi rende felice». «Sì, per favore, chiamami Peter», dissi ancora, sorridendo. Andammo a tavola per la cena. Lucy andò in cucina a finire alcuni lavori. Poi mia madre mi sussurrò: «Lucy resterà con noi. La povera ragazza ha perso i genitori la settimana scorsa. Non ha nessuno che si prenda cura di lei. Non aveva nemmeno una casa dove vivere perché abitavano in affitto. Così ho deciso di aiutarla. Avevo comunque bisogno di una domestica». «Oh mamma, hai fatto la cosa giusta», dissi. «Ma la conosci bene, vero? Sai come sono i giovani oggi e lei è una completa estranea in casa nostra». «Non è un'estranea. Conosco bene la sua famiglia», disse mia madre con fermezza. Dopo la nostra conversazione andai a letto. La mattina seguente mi vestii e andai al tavolo della colazione. Mia madre e Lucy avevano preparato la mia colazione preferita. Mia madre si sedette con me, ma Lucy rimase in piedi con un'aria timida. «Vieni, Lucy, mangia con noi», disse mia madre. «Sì, unisciti a noi», aggiunsi. Lei si sedette accanto a me. Fu la prima volta che la osservai da vicino. Aveva gli occhi azzurri come i miei. Sentii una strana connessione con lei. Stavo pensando di andare al mercato a comprare dei vestiti per Lucy. «Ah, Peter, oggi sono davvero stanca. Puoi andarci tu con Lucy?» mi chiese mia madre.
Sì, posso andare con lei, risposi, un po' incerto. Oh, meraviglioso. Voi due potete passare un po' di tempo insieme, disse felice. Non capivo perché mia madre volesse che stessi così tanto con Lucy. Cominciai a sospettare delle sue intenzioni. Andammo al mercato. Lucy comprò alcuni vestiti e io l'aiutai a sceglierli. Notai che avevamo molte cose in comune. Più tardi andammo in un bar e parlammo molto. Lei mi raccontò della sua vita e io condivisi la mia. Parlare con lei mi rendeva felice. Verso le 6 di sera tornammo a casa. Pensavo che mia madre sarebbe stata arrabbiata perché eravamo in ritardo, ma invece era molto felice. Era contenta che avessimo passato del tempo insieme. Suggerì persino che portassi Lucy al parco il giorno dopo. Rimasi scioccato. C'era qualcosa che mia madre aveva in mente. Prima di cena parlai con mia madre. Mamma, puoi spiegarmi cosa vuoi? Ho visto che ti comporti in modo strano in questi giorni. Perché vuoi che passi così tanto tempo con Lucy? Cosa ti passa per la testa? Chiesi. So cosa stai pensando, Peter, disse mia madre. Ma credimi, voglio davvero bene a Lucy. Non voglio trattarla come una domestica. Voglio che si senta parte della nostra famiglia. Non dissi altro. Era chiaro che mia madre voleva che Lucy diventasse parte della nostra famiglia. E l'unico modo perché ciò accadesse era che diventasse mia moglie. Lucy aveva preparato la mia torta preferita per ringraziarmi. Dopo averla mangiata, andammo in terrazza. Passammo un momento molto speciale insieme. Ridiamo e parlammo. Poi, per un attimo, i miei occhi incontrarono i suoi. Ci fu silenzio. Era bellissima, alla luce della luna. Le presi la mano e lei mi regalò un dolce sorriso. Fu una notte meravigliosa. Quando andai a letto non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare a Lucy. Avevo sentito un legame con lei fin dal primo giorno e ora sapevo di essermi innamorato. Dovevo dirlo a mia madre e a Lucy. Mia madre sarebbe stata felice perché era quello che desiderava. Decisi che le avrei fatto la proposta la notte seguente. La mattina presto del giorno seguente andai a comprare un anello per lei. Preparai il giardino sul retro con luci e fiori. Mia madre non sapeva che avevo intenzione di chiederle di sposarmi. Pensai che gliel'avrei detto più tardi. La sera portai Lucy in giardino. Era felicissima quando vide le decorazioni. Poi mi inginocchiai, tirai fuori l'anello e le feci la proposta. Lei era molto felice e aveva le lacrime agli occhi. Gridò: «Sì, sì, sì!» Sentendo la sua voce, mia madre uscì. Vide l'anello nella mia mano e Lucy davanti a me. Stavo per mettere l'anello al dito di Lucy quando mia madre gridò: «Che cos'è questo? Cosa stai facendo, Peter?» Risi e dissi: «Sto per sposare Lucy, il mio primo amore». «Madre, è quello che volevi. Oggi sono l'uomo più felice del mondo». «Sciocchezze! Non puoi sposarla!» «Siete impazziti tutti e due?»
urlò mia madre. E poi svenne. Non capivo più nulla. Lucy ed io eravamo sconvolti. Chiamai subito il dottore. Dopo averla visitata, il dottore mi disse che mia madre aveva avuto un attacco di panico. Mi consigliò di non darle nessun tipo di stress. Quando mia madre si svegliò, entrai nella sua stanza. Lucy era molto spaventata, quindi non venne con me. «Mamma, ti senti meglio ora?» chiesi. «Sì, figlio mio», rispose. Poi le chiesi perché avesse reagito in quel modo. Era stata lei a volere che io e Lucy ci avvicinassimo, quindi la sua reazione non aveva alcun senso per me. «Ascolta, Peter», disse mia madre, «so che ti ho detto di passare del tempo con Lucy, ma non ho mai voluto che tu la sposassi. Non ti darò mai il permesso. Dimentica tutti i tuoi sentimenti per Lucy». «No, mai», dissi. «Amo Lucy con tutto il mio cuore. È il mio primo amore e anche lei mi ama. A te piaceva così, tanto, allora perché ti opponi ora? Per favore, mamma, cerca di capirmi». Lei non rispose. Chiuse gli occhi e tornò a dormire. Il giorno dopo, quando tornai dal mercato, vidi alcuni ospiti in casa nostra. Una giovane donna, carina, e una signora, più anziana erano, sedute con mia madre. Le salutai e mi sedetti, accanto a mia mamma. Poi lei disse: «Guarda, Peter, questa è la figlia della mia amica, Alex. Non è bellissima? L'ho scelta per essere mia nuora». «Cosa?» gridai. «No, questo non può succedere». Poi mi girai verso le due donne e chiesi loro di lasciare immediatamente la casa. Mia madre si arrabbiò, molto perché avevo mancato di rispetto ai suoi ospiti. «Come puoi anche solo pensare di farmi sposare un'altra?» «Sai che io amo Lucy», dissi. «Ma ti ho già detto che non puoi amare Lucy», rispose mia madre. «Ma perché? Per favore, dammi una ragione». «Non vedi il dolore nei miei occhi?» chiesi. «Non posso darti la ragione adesso». «Non è possibile», disse dolcemente. «Devi dirmi la ragione», dissi arrabbiato. «Se non lo fai, prenderò Lucy e la sposerò, senza il tuo permesso». Mia madre iniziò a piangere. Poi disse: «Peter, figlio mio, ti amo così tanto. Non posso perderti. Non voglio che tu mi odi. Se davvero vuoi sapere la ragione, allora aspetta la mia morte». Ero così arrabbiato in quel momento che dissi qualcosa di terribile. «Allora muori, mamma». Mi pento ancora oggi di aver detto quella frase a mia madre. Dopo quel giorno smisi di parlare con mia madre. Lei diventava ogni giorno più debole. Era sempre malata. Passarono i mesi e mia madre organizzò il matrimonio di Lucy con un altro uomo. Cercai di fermare il matrimonio, ma quando Lucy vide le condizioni di mia madre, decise di lasciare la casa. Così si sposò. Mia madre piangeva ogni giorno. Il dottore disse che le rimanevano solo pochi giorni di vita. Un giorno
mentre tornavo a casa, vidi molte persone fuori dalla nostra abitazione. Mi spaventai. Un uomo venne da me e mi disse che mia madre era morta. Corsi dentro per vederla. Sentii come se avessi perso tutto. Fu il giorno più terribile della mia vita. Il giorno dopo la sua morte entrai nella sua stanza. Trovai una lettera scritta da mia madre. La aprii e iniziai a leggere. Peter, so che mi odi, ma non potevo dirti la verità. Se l'avessi saputa prima, mi avresti odiata ancora di più. Non ho mai odiato Lucy. La amavo. Era come una figlia per me. Volevo che tu la trattassi come una sorella, non come una fidanzata. Ma ora è il momento che tu sappia tutto. Ti prego, ti supplico, non odiarmi dopo aver letto questa lettera. Ero contraria al tuo matrimonio con Lucy perché lei è la tua vera sorella. Tu e Lucy avete lo stesso sangue. Ti ho adottato da una famiglia povera. Non sono la tua vera madre, ma ti ho amato come mio figlio. Quando i genitori di Lucy morirono, decisi di prenderla con me. Ma forse è stata una decisione sbagliata. Qualunque cosa sia successa, è colpa mia. Mi dispiace, figlio mio. Per favore, perdonami. Non odiarmi. Continuerò ad amarti, anche dopo la mia morte. Dopo aver letto la lettera, non riuscivo a crederci. Cosa dovrei fare? Qual è il mio errore? Qual è stato l'errore di mia madre? Non riuscivo a pensare chiaramente. Ora non avevo più una madre, né una sorella, né una persona da amare. Cosa dovrei fare? Può qualcuno dirmelo?